Buonasera ragazzi, oggi recensiremo il secondo Cavaliere d'Oro rinnegato, ovvero Shura, in versione X. Il primo Cavaliere uscito della versione X come rinnegato è stato Saga Surplice. Shura X è uscito il 27 settembre del 2014 al costo di 8.640 yen. Bene, questa è la scatola ed è quindi la stessa scatola che abbiamo già visto per Saga Surplice X. Andiamo a vedere cosa troviamo sulla facciata principale. Quindi oltre sulla destra la figura statica di Shura nella sua versione Surplice, quindi a sinistra vediamo un particolare del volto con gli occhi chiusi. Le consuete scritte in alto Saint Cloth Myth X Capricorn Shura. In basso troviamo da sinistra, vediamo subito il bollino oro che denota il prodotto di importazione giapponese, il logo di Senseiya Hades Chapter, il logo Myth Cloth X, bollino del 40° anniversario della carriera di Kurumada, logo Tamashii Nation, logo Bandai. Su uno dei due lati possiamo vedere una posa azione di Shura nella sua versione Surplice, mentre scaglia l'Excalibur. In alto Saint Cloth Myth X, lateralmente Capricorn Shura Surplice. Specularmente troviamo l'altro lato laterale, dove possiamo ammirare il totem dell'armatura Surplice del Capricorno, in alto Saint Cloth Myth X, lateralmente Capricorn Shura Surplice. Sul lato posteriore della scatola possiamo ammirare la figura statica in piedi di Shura Surplice, X naturalmente, qui in alto a destra il totem, le 5 opzioni volto che poi dopo andremo a vedere in maniera più dettagliata, e in basso sempre Shura con la sua armatura Surplice mentre scaglia l'Excalibur, e qui vediamo anche l'effect part che poi troveremo all'interno della scatola. In alto Saint Cloth Myth X Capricorn Shura Surplice e varie scritte in giapponese. Sul lato inferiore della scatola possiamo vedere le tipiche avvertenze in giapponese, in alto scritto Capricorn Shura Surplice e qui il rimando al sito del tamashii.jp. Sull'apertura superiore vediamo ai 4 angoli il simbolo della costellazione del Capricorno. Al centro possiamo notare le 12 case dello zodiaco con la luce delle stelle che va a illuminare proprio la casa del Capricorno. Al centro possiamo notare il simbolo della costellazione, quindi il Capricorno, con scritto Saint Cloth Myth X Capricorn Shura Surplice. Questo è il contenuto della scatola. Ecco il libretto di istruzioni. Sulla facciata principale possiamo notare in alto il logo
dei Senseiya Hades Chapter, quindi la serie animata. Subito sotto notiamo il logo del Meat X delle action figure. Al centro quello che riproduceva l'apertura superiore della scatola, e quindi le 12 case dello zodiaco con la luce delle stelle che illumina proprio la casa del Capricorno. Al centro Saint Cloth Meat X, Capricorn, Surplice, Shura, e qui il simbolo del Capricorno. In basso notiamo, oltre a scritte in giapponese, anche il logo Tamashii Nation e il logo Bandai. All'apertura il libretto di istruzioni ci mostra nella prima sezione, quindi nella prima pagina di sinistra, tutti i pezzi che i blister contengono, quindi la leggenda dei pezzi contenuti nei blister, nei vari blister. Nella seconda e terza pagina possiamo invece notare come montare l'armatura sul personaggio e come iniziare a montare l'armatura sul totem. Nella quarta pagina, che troviamo subito dietro, possiamo continuare a vedere le istruzioni di montaggio dell'armatura sul totem. Questa è la pagina retro del libretto di istruzioni chiuso. Possiamo vedere i 4 simboli della costellazione del Capricorno, il simbolo del Capricorno, le varie avvertenze che avevamo già trovato sul lato inferiore della scatola e il rimando al sito tamashii.jp. Passiamo ora a descrivere i blister. Nel primo blister possiamo vedere, oltre alla figura di Shura, spoglia dell'armatura, anche alcuni pezzi dell'armatura. Gli spallacci in metallo, i copri bicipite in metallo, i copri avambraccio in metallo, copricoscia in metallo, ginocchiere in metallo. Gli schinieri sono parte in metallo, la parte superiore, e parte inferiore in plastica, come erano anche gli schinieri di Aiolos di Sagitter. E per finire le coperture delle mani, che sono in plastica. Nel secondo blister troviamo, oltre allo scheletro del totem, anche alcuni pezzi dell'armatura: la pettorina, il gonnellino e il copriaddome. Il copriaddome naturalmente in plastica, mentre la pettorina e il gonnellino in metallo. Nel terzo blister possiamo vedere le 5 opzioni per i volti, le 5 opzioni per le mani, l'opzione per i capelli quando si infila il diadema, la copertura per la schiena e l'effect part che simula il colpo dell'Excalibur. Ecco l'armatura surplice del Capricorno montato sul totem. Nella parte frontale possiamo vedere il diadema montato sulla testa dello scheletro del totem. Per infilare il diadema bisogna staccare però prima dalla testa dello scheletro
un pezzo di plastica che una volta che andrà rinfilato il diadema andrà a formare il muso del capricorno. Sul torso possiamo vedere la pettorina, lateralmente gli spallacci. Sulle zampe anteriori dello scheletro del totem ci sono dei perni e appunto gli spallacci si vanno a infilare per mezzo di un foro che hanno all'interno proprio su questi perni e quindi vanno a formare quindi le spalle del capricorno. Sulle zampe anteriori possiamo vedere tutti i pezzi che vanno montati sulle braccia e quindi i copri bicipite e i copri avambraccio. Ponendolo lateralmente possiamo vedere dove viene alloggiata la copertura per l'addome e il gonnellino. Sulle zampe posteriori possiamo vedere tutti i pezzi della clotte che si montano sulle gambe e quindi il copricoscia e lo schiniero che si divide in due parti, la parte superiore in metallo e la parte inferiore in plastica. Infine, nella parte sotto la coda si vanno a porre le coperture per le mani.
Ecco direttamente dalla serie Saint Seiya The Sanctuary Hades Chapter, Shura in versione surplice. Questo è uno dei 6 surplice risvegliati da Ade per compiere la missione di uccidere Atena. Shura appunto si distingue come uno dei 3 surplice insieme a Saga e Camus dell'Acquario per riuscire a scalare il santuario affrontando i vari cavalieri d'oro rimasti per andare appunto ad uccidere Atena. Si distingue in un paio di episodi soprattutto, quindi quando affronta Shaka insieme a Saga e Camus, un'aspra lotta dove Shaka riuscirà a togliere i sensi ai nostri 3 cavalieri surplice in versione surplice. E appunto Shura riuscirà a utilizzare la sua Excalibur per uccidere Shaka. Poi scopriremo più tardi qual è il vero piano di questi cavalieri surplice. Nel secondo episodio in cui si distingue è quello in cui insieme a appunto Saga di Gemini e Camus dell'Acquario scaglia la Telexclamation contro Mur, Aiolia e Milo. In questa seconda posa Shura ha scagliato l'Excalibur. Come possiamo ben vedere abbiamo posto l'effect part che abbiamo trovato nel terzo blister, che appunto simula il colpo di Excalibur. In conclusione, questo secondo surplice X è un ottimo prodotto. Andiamo ad elencare quelli che sono i difetti, perlomeno secondo il mio modesto parere. Allora, innanzitutto il totem è poco stabile. La zampa davanti può tranquillamente andare troppo avanti e far cadere il totem. La chiusura della cintura del gonnellino non si incastra e quindi salta con facilità, perlomeno in questa copia. Il tipico vitino ad ape delle versioni X dei cavalieri, e quindi anche se qui è un pochino meno accentuato per il fatto che c'è un gonnellino più corto, comunque è sempre presente. In alcune copie di questo Capricorn Shura X
e ci sono imperfezioni nella verniciatura, che quindi non risulta impeccabile. Questa copia invece si è salvata per fortuna. Nell'option part manca inoltre il volto con lacrime di sangue, cioè presente il volto con le lacrime ma non insanguinate. E poi abbiamo, come possiamo ben vedere, c'è l'effect part di Excalibur, che però a mio parere risulta inutile. Sarebbe stato molto più gradita la versione broken dell'armatura, per intenderci quando scaglia insieme a Saga e Camus la Ten Exclamation. Bene ragazzi, anche questa video recensione è giunta al termine. Do a questo Shura Surplice X un bel 8 e ci si vede alla prossima video recensione. Un caro saluto a tutti.